Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Qualche settimana fa avevo pubblicato quel video in cui parlavo degli autisti tedeschi. Era un video un po' scherzoso inteso come tale, per cui non sono entrata troppo nel dettaglio e anzi ho mostrato solo alcune situazioni estremamente negative e sorvolando poi su quelle positive. Ecco, sotto questo video c'era Papa Lateful che mi ha scritto: in aeroporto a Berlino ho ricevuto indicazioni per il centro città precisissime, così pure per i mezzi pubblici e non ho avuto problemi. Fortuna, vedo che tutto il mondo è paese. Allora io condivido molto questa cosa di tutto il mondo è paese e tra un attimo andrò a spiegare perché. Allora, sul fatto delle indicazioni a Berlino non posso dire niente perché avevo già tutte le indicazioni, sapevo già dove andare perché me le ero scaricate da Google, mi ero fatte tutte le mie mappe, per cui sapevo esattamente dove andare. L'unica cosa che mi mancava era il biglietto, non sapevo quanto costasse e non sapevo dove prenderlo, per cui sono andata in aeroporto e ho chiesto lì un biglietto. Addirittura sono stati carinissimi. Io pensavo, come dappertutto, di dover fare due biglietti diversi, quindi uno per l'autobus e uno per la metro, e appunto in aeroporto mi hanno spiegato che lo stesso biglietto mi valeva sia per l'autobus che poi per la metro, purché stessi all'interno di quelle 2 ore. E quindi anch'io effettivamente all'aeroporto di Berlino Schönefeld mi sono trovata bene perché mi hanno dato le indicazioni che mi servivano. Poi come sapete ho vissuto parecchio nella città, ho vissuto per 1 anno lì e avevo l'abbonamento, per cui non è che parlassi poi più di tanto con i conducenti. A proposito dei mezzi di trasporto tedeschi, però, io preciserei una cosa. C'era qualcuno tempo fa, adesso non so più dove è finito il commento perché è proprio un commento vecchissimo, che era un ragazzo tedesco a cui avevo chiesto le differenze tra l'Italia e la Germania. Allora, dal punto di vista dei mezzi di trasporto mi ha detto: noi sui mezzi di trasporto andiamo molto bene. Allora, io da questo punto di vista invece mi sono trovata un po' meno bene, nel senso che mi sembra che da noi costino molto meno come proprio costi fisici per il trasporto, perché io mi ricordo quando ero in Germania c'era questo paese vicino che era tipo 35 km, per raggiungerlo con l'autobus ci impiegavo circa un'ora, 35 km in un'ora, e il biglietto mi costava 10 euro e qualcosa, 10,20 euro, no, 8,20 euro, che mi sembrava tanto. Cioè qua per fare 80 km io il mio biglietto lo pago 5 euro, quindi c'è una sostanziale differenza nella distanza e di prezzo del biglietto, per cui io onestamente, a parità di servizi, perché secondo me da questo punto di vista un autobus è un autobus, non è che ci sia niente di particolarmente diverso, quindi a parità di servizi io in Italia mi sono trovata molto meglio. E c'era un video che guardavo tempo fa e io seguo questo youtuber austriaco che si chiama Michael Buchinger e anche lui è stato a Berlino per un periodo, per cui faceva le differenze tra i tedeschi austriaci e i tedeschi della Germania e diceva che effettivamente a Berlino tante cose costano meno, cosa che avevo notato anch'io, e che però ha capito dove finiscono tutti quei soldi che non si spendono sul mangiare eccetera eccetera, cioè finiscono nei mezzi di trasporto pubblici, perché ha detto che anche secondo lui il prezzo dei trasporti a Berlino è scandaloso. Secondo me è una cosa che proprio riguarda tutta la Germania, perché non so, io mi ricordo un regionale per andare dal paesino in cui ero a Francoforte di averlo pagato una cosa come 35 euro andata e 35 euro il ritorno, che è un regionale, cioè non è l'equivalente di una Freccia, è un normalissimo treno. Poi c'è da dire che effettivamente lì i treni sono puntuali, per cui magari si paga la puntualità, non so. Io mi ricordo che avevo uno scambio e una coincidenza di 5 minuti e in 5 minuti sono riuscita da un binario arrivare all'altro perché la coincidenza era giusta sul regionale dopo una cosa come 2 ore di viaggio, che da noi non prendi neanche il biglietto con una coincidenza di 5 minuti, dici ma sei fuori, non ce la farai mai, soprattutto su un regionale e dopo 2 ore di viaggio, sai che 5 minuti sicuramente li ha accumulati. Si viaggia sulla mezz'ora di ritardo, cioè le metti proprio, la calcoli dentro proprio nel percorso. Quindi ecco, a Berlino non mi è successo niente di talmente particolare da sottolinearlo né in positivo né in negativo, cioè mi sono trovata bene. Non c'erano questi cafoni che ho descritto nell'altro video. Questi cafoni li ho trovati appunto in questo paesino, non so se è proprio la mentalità del paesino che non so, concilia a un certo tipo di atteggiamenti. E lì però ce n'erano tanti scorbutici e soprattutto la difficoltà su cui mi sono trovata è che più che scorbutici c'era questa difficoltà nel riuscire a capire le informazioni che io davo loro, come se avessero, ma è una cosa che ho sentito spesso in Germania nell'ambito lavorativo, cioè è come se sull'ambito lavorativo fossero chiusi in queste scatole da cui non riescono a uscire, e cioè che abbiano le loro 4 istruzioni che devono seguire e non se ne discostino. Io ho la sensazione che sia più per una questione di responsabilità, cioè che ad esempio quando il collega ha bisogno di una mano, se quella mansione che ti viene richiesta di portare a termine non rientra all'interno dei tuoi compiti, non la fai perché possono venire fuori problematiche di cui non sei disposto ad accollarti i
rischi e le responsabilità. Sì, è giustissimo, perché tu hai il diritto in quella situazione di dire no, questo non lo faccio perché non rientra nel mio ambito lavorativo, e con questo sistema succede che fai effettivamente solo quello che ti viene richiesto di fare. Dall'altro, nel momento in cui sei in difficoltà e hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, ti ritrovi a sentirti dire no, questo non è il mio lavoro, per cui arrangiati. E se è comprensibilissimo dal punto di vista lavorativo, lo è un po' di meno dal punto di vista umano, perché quantomeno io l'ho percepito come un certo distacco, e mi ha creato qualche difficoltà nell'interagire positivamente con queste persone, perché non mi sono sentita molto accolta da questo punto di vista. Io sono abituata che io faccio un favore e il favore mi viene restituito, e lo trovo molto più umano. Poi ripeto, è questione di abitudini e di mentalità. C'è chi può piacere, c'è chi può preferire l'altro modo. Non vorrei esprimere un giudizio. Allora, io mi trovo meglio con l'altro sistema, ma non dico che sia il migliore. Sono fermamente convinta che ognuno abbia il suo metodo, siano tutti efficaci e ci siano dei pro e dei contro, insomma, un po' dappertutto. Oltre a questi autisti scorbutici, anche in questo paesino c'erano degli autisti molto carini. Ad esempio, esperienza personale, mi è successa una volta che avevo perso l'autobus e non avevo la minima idea di quando passasse quello dopo, per cui sono salita sull'autobus, ho chiesto indicazioni all'autista, e questo autista, a differenza dell'altro, è stato estremamente carino, mi ha fatto non preoccuparti, tu sali e ti ci porto io. E anche se non era una fermata prevista, mi ha fatto fermata extra che non era appunto prevista dal piano di quell'autobus, perché faceva lo stesso giro, però non erano previste alcune fermate, e mi ha fatto la fermata apposta per me. E quindi l'ho trovato estremamente carino, e dimostrazione che tutto il mondo è paese in positivo e negativo, e quindi anche in Germania ci sono autisti molto carini. Stessa cosa in positivo e negativo mi è successa in Italia, qui in Trentino, in cui prendo molto spesso le corriere ultimamente. Ci sono alcuni autisti che sono di uno scorbutico che non lo so. Mi è successo una volta, io ho la testa un po' tra le nuvole intanto, per cui stavo salendo sull'autobus, non stava scendendo nessuno, no, ti aprono le porte, tu ti prepari per entrare. Stavo salendo, c'era la gente in fondo che non era ancora arrivata alla porta, per cui io non li avevo visti che dovevano scendere, erano in fondo. Io stavo pensando, aspetta un attimo che devo ricordarmi di timbrare il tesserino quando passo davanti, ero lì che cercavo il tesserino e mi stavo contemporaneamente salendo sull'auto. Fanno per scendere, l'autista mi ferma infuriato, in tempo di realizzare cosa stava succedendo, e questo mi ha abbaiato contro. A proposito di abbaiare, sempre su questa corriera, sempre la stessa tratta, faccio presente, io ero seduta davanti, perché soffro di mal di mare, mal di macchina in maniera terribile, per cui mi siedo sempre davanti e per cui ascolto e vedo tutto quello che fanno gli autisti. Insomma, io ero seduta lì davanti e l'autobus si ferma, la corriera si ferma, deve salire una ragazza. Questa ragazza ha un cane piena di pacchetti, per cui cosa fa? Non prende il biglietto subito, porta dietro il cane, l'autista la richiama infuriato dicendole di tornare immediatamente indietro, che deve darle il resto. Sta qua con 100.000 pacchetti che non sapeva dove mettere, era evidentemente risentita. Più che altro per il modo in cui le è stato detto, credo, non tanto per il concetto, che il concetto è giustissimo, insomma, capisci che l'autista non può rimanere lì 4 ore col tuo resto quando deve fargli partire l'autobus. E quindi io direi che anche qui ci sono cose molto negative. Poi però succedono anche le cose positive, nel senso che una volta ho preso la corriera di sera, e stessa cosa che era successa a me è successa a un'altra signora, cioè che doveva scendere in un posto in cui quella corriera in quella giornata non fermava, però l'autista l'ha fatta, adesso non faccio nomi e non dico la tratta perché sarebbero cose che gli autisti non possono fare, perché esula dal loro, non sono assicurati per quello che può succedere alle persone nel momento in cui si fermano in una fermata che non è prevista. Per cui anche se non era prevista la fermata, la corriera si è fermata per far scendere questa signora. E era di sera e giustamente gli autisti che erano sulla corriera commentavano: sì, ma non potevo portarla al paese dopo e farle fare tutta questa strada, prima di tutto non è illuminata, è notte, è una strada di traffico, è pericoloso. E mi è proprio piaciuto come l'autista si sia reso conto della situazione e si è venuto incontro a questa signora, lasciandola appunto nel posto più sicuro. E ti rendi conto che ci sono persone che connettono il cervello e fanno le cose anche se a loro può creare problemi, perché questa qua è una cosa che effettivamente sul lavoro può creare problemi, ma il problema viene dopo la persona, e a me sono queste cose che aprono il cuore, fanno dire sì, questa
così dovrebbe essere e che quindi la persona viene prima di tutto il resto, è una cosa che proprio mi piace. Un'altra cosa che volevo riportare nuovamente, perché ne avevo già parlato in un video quando parlavo della mia vita in Germania, e mi aveva fatto sorridere quell'episodio, c'era un episodio delle Iene in cui facevano vedere i migranti italiani che andavano in Germania, e durante il viaggio c'era stato il problema che l'autobus era rotto, aveva avuto qualche guasto, per cui l'autobus era dovuto fermare accumulando ore e ore di ritardo. L'autista lì aveva fatto tutto il possibile per cercare di recuperare l'autobus alla meno peggio, di ricostruire i vari collegamenti in qualche modo, e la gente si lamentava: queste cose in Germania non succederebbero, perché siamo in Italia, perché è il nostro paese, eccetera eccetera. E sinceramente a me cose del genere sono successe anche in Germania, addirittura allora una volta mi è successo non in Germania ma in Austria, perché era il treno delle OBB e praticamente noi dovevamo andare, io avevo la coincidenza a Monaco e quindi stavo andando in Germania, e il treno era troppo pesante, per cui cosa hanno detto? Tutte le persone che non hanno la prenotazione adesso devono scendere e prendere il treno dopo, e hanno fermato il treno finché la gente fisicamente non è scesa, quindi io avevo il rischio di perdere addirittura la coincidenza perché qualcuno non aveva calcolato che poteva esserci troppa gente. Poi un'altra volta mi è successo sempre sulla metropolitana a Berlino che il treno era guasto, per cui senza farsi troppi problemi ci hanno fatti smontare tutti, hanno detto sostanzialmente arrangiatevi. E questa secondo me è la differenza tra l'italiano e il tedesco, cioè che l'italiano fa il possibile per cercare di riparare, e magari anche se è pericoloso, anche se è un po' raffazzonato, di portarti e di aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. Poi noi ci scandalizziamo, non sono cose che vanno fatte perché è pericoloso, perché sono condizioni disumane. Però io vedo in positivo il fatto che provino e che ci mettano dell'impegno a fare le cose, mentre in Germania mi dà più la sensazione che nel momento in cui c'è qualcosa che esula dal loro ambito e loro si fermano, no, stile braccia incrociate, non è affar mio, io il mio lavoro l'ho fatto, l'autobus ha smesso di funzionare, non è una cosa che mi riguarda, voi scendete e aspettate il prossimo, passa fra 4 ore, io non posso farci niente, l'autobus è rotto, fine. Cioè io mi fermo qua e se arriva il tecnico bene, se non arriva affari vostri, cioè io il mio lavoro è questo, è il mio lavoro, scatoletta del lavoro tedesco, questo è il mio lavoro e io il mio lavoro lo qui. Credo siano due mentalità diverse con lati positivi e negativi. Continuo a leggere, ma da noi è scandaloso. Io credo che la situazione è questa: puoi scegliere di non guardare il lato positivo, puoi scegliere di non guardare il lato negativo, però non è che se tu scegli di non guardarlo non esista e nessuno può vederlo. E per alcune persone c'è, poi hanno dei pesi diversi, per cui se per te questo lato negativo è talmente pesante che non riesci ad accettarlo, chiaramente vedi l'altro paese come il tutto e la migliore cosa possibile, mentre il tuo è come una cosa da cui allontanarsi, da cui scappare e che non si può risolvere. Però io insisto che secondo me sono solo sensazioni personali. Ecco, e adesso penso di aver ben circoscritto tutto quello che avevo evitato di dire nell'altro video. Fatemi sapere se avete avuto le stesse esperienze in positivo e in negativo, sarei curiosa di sapere se sono stata l'unica così sfortunata a beccarsi certa gente sugli autobus, se viaggiate o se non viaggiate, insomma, ma anche all'estero, anche in altri paesi. Sarebbe interessante vedere magari la differenza Germania e Italia, ci aggiungiamo qualcos'altro, non so, Inghilterra, Francia, cosa avete visitato. E appunto fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre esperienze. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. La prossima settimana adesso sto valutando un po' se riesco ad aumentare un po' la frequenza dei video, non garantisco niente, però in caso fra qualche giorno riceverete qualcos'altro, e quindi tenere comunque separati i temi. Un'altra cosa che sto valutando è che non so bene se continuare con questa cosa dei sottotitoli, perché mi porta via veramente tantissimo tempo fare questi sottotitoli, e magari valuterò di fare un video con uno senza, non lo so, sto proprio vedendo cosa riesco a fare. La prossima volta mi piacerebbe tornare a parlare di Trentino, adesso vedo un attimo se con qualcosa di serio, un po' meno serio, o proprio completa cavolata. E se il video non vi è piaciuto mettetemi un dislike e fatemi sapere perché, se il video vi è piaciuto mettetemi un like e anche lì fatemi sapere perché, se vi ho incuriosito, se vi interessano questi argomenti, quindi Germania, Trentino, corso di tedesco eccetera eccetera, iscrivetevi e tornate a trovarmi settimana prossima, e noi ci sentiamo appunto con il prossimo video. Ciao a tutti!